Ciao a tutti e bentornati di nuovo al canale delle recensioni. Oggi siamo qua per testare e recensire un prodotto mai provato prima. Si tratta di un incisore laser estremamente preciso. In questo caso abbiamo la Ortur Laser Master Pro 3, quindi l'ultima creazione di Ortur, quindi diciamo l'evoluzione definitiva. È uno strumento di grandissima qualità. Adesso andremo ovviamente a vedere più da vicino di che cosa si tratta. Adesso vi spiego due caratteristiche tecniche di questo strumento. Non staremo a perderci troppo nei dettagli tecnici, voglio fare un video un pochino più pratico in cui vediamo cosa realmente si può fare facendo vari test su vari materiali. Comunque questo genere di incisori laser cosa è in grado di fare? È in grado di, per l'appunto, incidere diversi materiali tra i quali legno, compensato, plastica e addirittura metallo, sia nel caso di metalli molto duri senza taglio, quindi incidendo delle figure, oppure nel caso di legno e compensato è in grado proprio anche di tagliare, in alcuni casi anche con una sola passata, una sagoma su questi materiali. Questo cosa ci permette di realizzare? Ci permette di realizzare un'infinità di cose, sta tutto alla nostra creatività, quindi possiamo creare oggetti semplicemente estetici, quindi magari dei taglieri con un'immagine, oppure realizzare progetti più complessi come la costruzione di piccole cassettine, oppure anche casettine per uccelli o altre cose. Ci sono tutta una serie di progetti che è possibile anche trovare online già pronti, oppure possiamo crearli noi. Non ci addentreremo per quanto riguarda il discorso software. Come vi dicevo, la mia prima macchina laser, non ne avevo mai provata una. Avevo anche qualche timore perché comunque pensavo fosse necessario molto tempo per imparare, ma Ortur mi ha garantito che era una macchina incredibilmente semplice e devo dire che effettivamente è così. È una macchina semplicissima da utilizzare, si può utilizzare sia tramite applicazione che tramite programma Windows o Mac, quindi in base alle vostre preferenze. Ovviamente con un PC possiamo fare più cose, con l'applicazione siamo un pochino più limitati. Giusto due caratteristiche tecniche di questa macchina. Allora, può lavorare su superfici di 400x400 mm, ha un laser con una potenza di 10 watt, potenza effettiva di 10 watt, quindi un laser abbastanza potente. È molto semplice perché praticamente si muove sull'asse XY. In base alla potenza del laser potremo scavare più o meno il materiale, quindi potremo fare anche delle incisioni con dei livelli differenti, cosa che non ho ancora provato, ovviamente ho provato solo cose più semplici, ma so che si può fare. Quindi movimenti asse XY. Vi dicevo, qualità costruttiva veramente eccezionale. Adesso vi faccio vedere anche un pochino più da vicino proprio com'è la qualità dei materiali. Montaggio semplicissimo, arriva in una confezione piccola, sono 4 pezzi che praticamente vanno assemblati assieme. Viene tutto fornito in questa scatolina, minuteria anche questa veramente di altissima qualità, vi danno tutte le chiavette, tutto quanto per montare la macchina in modo incredibilmente preciso, quindi veramente si percepisce la qualità di questo prodotto. Il prezzo di questo prodotto è abbastanza elevato, dopo lo andremo a vedere alla fine di questo video, però diciamo che ecco, è motivato anche dal fatto che come vi dicevo è un prodotto che sicuramente non è entry level, ecco, è un prodotto veramente di grande qualità. Per farvi capire, questo laser è in grado di incidere in modo incredibilmente preciso fino a 0,05 mm, quindi capite è un livello di precisione elevatissimo. Poi adesso vi faccio vedere due cose. Qui c'è un'antenna per il collegamento wireless per l'applicazione, il pulsantone rosso per la sicurezza. Qua abbiamo anche l'interruttore on-off con chiave per garantire la sicurezza, perché altra cosa importante da dire, queste macchine possono essere pericolose, vanno utilizzate con criterio perché potrebbero causare incendi, proprio perché comunque tagliano col calore legno e materiali che potrebbero incendiarsi. Quindi questo sistema di chiavetta vi permette di spegnere, estrarre la chiave ed evitare che magari, non so, i vostri figli vanno ad utilizzarla senza il vostro consenso. Poi c'è un pulsante qui di accensione e si può programmare, come vi dicevo, in varie modalità. Questa è l'altra cosa molto bella, quindi tramite PC, tramite applicazione o anche tramite
la porta USB, inserite una chiavetta con il vostro programma e lei lo esegue. C'è anche lo spazio per una micro SD che adesso è occupato perché c'è dentro praticamente, credo che sia il firmware della macchina. Qua vi faccio una piccola premessa: quando vi arriva la macchina il firmware lo trovate attaccato alla chiavettina, che io ho fatto fatica a trovarlo perché c'è proprio la micro SD attaccata alla chiavettina con le istruzioni e tutto quanto. Voi dalla chiavettina estraete la micro SD, la inserite qua dentro e da lì partite a programmare la vostra macchina. Penso di aver detto tutto riguardo a questa macchina, quindi io adesso inizierei un pochino ad andare a fare dei vari test di taglio su legni più o meno fini, incisioni e cose così. Tutto molto sperimentale, come vi dicevo la sto usando da pochissimo. Vediamo cosa riusciamo a tirar fuori oggi, se riusciamo ad ottenere dei buoni risultati. Quando si opera con un incisore laser è buona norma avere sotto il piano che andremo a tagliare un pannello in nido d'ape e un pannello metallico. Questo perché non è necessario per quanto riguarda le incisioni, perché le incisioni non vanno a fondo, ma quando facciamo un taglio il laser oltrepassa il pannello e quindi se sotto c'è un'altra superficie praticamente crea una fiammata che va a rovinare il nostro taglio. Questo serve per disperdere proprio questa fiamma, il nido d'ape, e quindi per avere tagli più precisi. Un'altra cosa da dire su questa macchina laser è che è una macchina incredibilmente veloce, ha un avanzamento massimo di 20.000 mm al minuto. Adesso voglio fare un test di taglio in un pannello di abete spesso 1 centimetro. Ho disegnato 5 cerchi e ho impostato per tutti i 5 cerchi potenza massima del laser 100%. E una velocità di avanzamento del primo 3500, secondo 1750, terzo 750, quarto 300 e ultimo 125. Vediamo se riusciamo a creare questi cerchi con queste velocità o se dovremmo ridurle. Per quanto riguarda il taglio bisogna andare molto a tentativi con l'esperienza, oppure ci sono delle tabelle che potete trovare su internet e quindi possiamo regolarci con quelle. Allora, ecco qua il risultato del primo tentativo di taglio. Qua abbiamo il primo cerchio con 3500 mm al minuto, 1750, 750, 300, 125, 50 e 25. Come potete vedere, il primo avanzamento al massimo della potenza permette solo l'incisione. Man mano che rallentiamo l'avanzamento, quindi possiamo scegliere o se ridurre l'avanzamento o se aumentare il numero di passate. Vedete che poi a un certo punto è diventato anche controproducente, 25 mm al minuto ha bruciato, 50 è stato il giusto compromesso. Siamo riusciti a oltrepassare questa tavola, ripeto, questo è abete da 1 centimetro, sì, ideale con 50, sì, con 50 mm al minuto, vedete, siamo riusciti ad ottenere il nostro cerchiolino molto preciso. Invece con l'avanzamento questo qua da 25, vedete, stranamente è stato controproducente. Vediamo se il 175 riusciamo a sfilare. No. Quindi questi sono i dati del primo test. Siamo riusciti comunque a forare, oltrepassare col laser con una sola passata a 50 mm al minuto un pannello da 1 centimetro di abete. Con il terzo test proveremo a forare un pannello da 2 cm, quindi un grande spessore. Questa macchina ci viene venduta per l'appunto con questa profondità massima
di taglio, quindi andiamo a vedere, a portarla al limite. Ho fatto la stessa cosa di prima, a differenza di prima però ho aumentato il numero di passate, quindi 100% potenza laser, 50 mm di avanzamento, che è la velocità che mi è risultata la migliore per quanto riguarda pulizia del taglio e profondità. Ogni cerchio ho aumentato una passata fino ad arrivare a un massimo di 7 passate. Vedremo se con 7 passate riusciremo a forare questo pannello di abete da 2 cm. Ho aggiunto adesso degli spessori per tenere più sollevata la macchina, perché sennò col pannello in nido d'ape mi trovavo a toccare. E volevo anche, e mi sono ricordato anche del fatto che questa macchina ha dei sistemi di sicurezza, quindi se voi inclinate la macchina si blocca, e anche se la spostate si blocca, proprio per evitare che possano succedere incidenti, perché il laser comunque può essere molto pericoloso. Quindi mi raccomando, quando lavorate indossate sempre gli occhiali che vi vengono dati in dotazione, e vediamo cosa riusciamo a fare. Facciamo partire questo esperimento. Ok, qua sono i vari esperimenti, 2 cm di spessore, 1, 2, 3, 4, 5 passate, non siamo riusciti a forare. 6, 7, come vedete, come vi dicevo, bisogna fare attenzione a queste macchine. Qua vedete stava prendendo fuoco, perché numero di passate elevato, quindi le superfici si sono riscaldate molto, erano i due fori molto a contatto e di conseguenza stava prendendo fuoco. Qua siamo a 6 passate, poi ho dovuto fermare la macchina per sicurezza. C'eravamo quasi, perché vedete qui si vede il segno della bruciatura. Proviamo a fare solo un foro per conto suo con 7 passate. Allora, questo è il foro con 7 passate a 50 mm al minuto di avanzamento. Ci tengo a precisare che questo pezzo in realtà non sono 2 cm, ma è qualcosa di più, sono 22 mm, 23 anche, quindi siamo proprio al limite. Vedete che qua stava cominciando a fuoriuscire il laser, si muove. Se sforziamo un po' probabilmente ce la facciamo. Comunque diciamo che 7 passate non siamo riusciti ancora a tagliare, ma con 8 ce l'avremmo fatta. Ecco, vedete, i 2 centimetri sicuramente sono stati tagliati, quindi sicuramente rispetta le caratteristiche comunicate da Ortur. Probabilmente si può anche andare un pochino più a fondo, però richiede veramente molto tempo. Adesso proveremo a realizzare un semplicissimo progettino, cioè una scatolina, tagliando questo pannello di compensato da 4 mm, pioppo da 4 mm. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi: prima di effettuare un lavoro, vedete c'è questa levetta, bisogna abbassare il laser e fare andare a toccare la levetta sul nostro piano di lavoro. E un'altra cosa, questo laser si può collegare a un compressore per poter ottenere delle performance di taglio ancora più elevate. Adesso torno al punto di origine. E partiamo col lavoro e vediamo cosa viene fuori. Ok, la macchina sta terminando il lavoro, mancano solo gli scassi, quindi ci siamo quasi. La macchina ha appena finito di incidere. Come vedete, il taglio è stato molto preciso. Allora, questo è il risultato finale. La scatolina che ho realizzato era la scatolina più semplice in assoluto che c'era sul sito, che permette di creare questi piccoli oggettini. Ce ne sono una miriade di scatoline diverse. Ho sbagliato, ho commesso degli errori ovviamente, perché, ripeto, è la prima volta praticamente che utilizzo questa macchina. L'avanzamento andava impostato leggermente più lento, perché diciamo che mancava ancora un pochino per completare il taglio, però al di là di questo piccolo errore, ecco, questo è il risultato. Vedete, una scatolina che potete utilizzare per mettere ad esempio viti, chiodi. Ci sono di ogni tipo, vi ho detto, con la chiusura flessibile, a cassettino,
mille tipologie differenti, quindi ci si può veramente sbizzarrire e si possono anche creare dei propri progetti, magari mettendo anche il proprio logo sulla scatolina o delle scritte. Adesso proveremo a fare delle incisioni, qualcosa di molto semplice, e vediamo un pochino com'è la qualità dell'incisione. Adesso vi mostro diversi tipi di incisioni effettuati sul legno. Questo è quello più profondo, con laser al 100%, un avanzamento lento. Vedete, risulta molto scuro, c'è molto contrasto, forse sono stato un po' troppo aggressivo in questo caso. Poi c'è questo, che è quello più leggero che ho eseguito. Come vedete i dettagli sono veramente molto precisi. E poi l'ultimo, che è una via di mezzo a livello di potenza. E poi ho provato anche ad incidere un sottotazzina in ceramica. Vabbè, chiaramente essendo bianco non si vede granché, fosse stata colorata sarebbe stata differente. È possibile anche incidere questo tipo di materiali, quindi anche piastrelle, per dire, colorate, e personalizzarle. L'ultimo test che andremo ad effettuare è quello tramite la sua applicazione che si chiama Laser Explorer e praticamente comanda direttamente la macchina tramite wifi. L'ho provato una volta, ho avuto problemi di connessione con la macchina, ora la riproviamo, provo a fare un'incisione di una fotografia di Aki, del gatto che avete visto all'inizio, su un pannellino, una delle facce della scatolina che ho creato. Vediamo se riusciamo a farla. Vi faccio vedere brevemente come si presenta l'applicazione. Vedete, qua c'è il nostro piano di lavoro, possiamo prendere la foto di Aki, spostarla e fare tutte le regolazioni esattamente come al computer. L'applicazione è abbastanza bella, si potrebbe migliorare, sicuramente si possono aggiungere opzioni per poter creare più liberamente rispetto a come è predisposta, ma sicuramente sono convinto che ci saranno degli aggiornamenti in futuro. Niente, adesso proviamo a connetterci e mandare in stampa. Ok, proviamo a far partire, vediamo se funziona. Ecco qui l'immagine di Aki incisa sulla nostra scatolina che abbiamo fatto in precedenza, però vi devo dire una cosa, questa immagine non l'ho stampata con l'applicazione. Perché? Perché non sono riuscito a connettermi come si deve. Dopo un po' l'applicazione perdeva la connessione. Ora io non sono certo che sia un bug dell'applicazione o un problema del mio smartphone o degli errori in fase di configurazione. Lo scoprirò, devo fare altri tentativi, come vi dicevo questo è il primo test proprio per presentarvi brevemente la macchina. Consideriamo anche che, come vi dicevo, la macchina è appena uscita, quindi ci può stare che l'applicazione possa avere dei bug, sicuramente verranno risolti, ma non sono certo che sia un bug dell'applicazione, lo vedremo, insomma, chiederò anche ad Ortur informazioni al riguardo. Per il resto che vi posso dire, la macchina è incredibilmente precisa, bisogna imparare ad usarla, ovviamente bisogna mettersi un pochino dietro, una volta che si capisce come programmarla come si deve, si possono fare delle cose veramente molto molto creative. Il prezzo, come vi dicevo, è abbastanza alto perché è una macchina che sta intorno ai 700 euro. In descrizione troverete un coupon, un codice sconto per questa macchina, adesso non so esattamente di quanto sarà. Il prezzo è giusto per questa tipologia di macchina, non saprei esprimermi perché comunque è una macchina molto tecnologica, molto precisa, quindi ci sta, e oltretutto è anche una macchina di grande qualità perché la si percepisce proprio già soltanto quando la si monta e quando la si tira fuori dalla scatola in tutte le sue componenti. Certo, 700 euro sono un prezzo un po' altino, se si vuole un gioiellino così di tecnologia si può fare anche questo investimento, diciamo, se consideriamo che possiamo creare veramente un'infinità di cose, se siamo dei bravi programmatori, dei bravi disegnatori. Bene, credo di aver detto tutto per questo video, chissà magari ci rivedremo in futuro con qualche progetto un pochino più complesso, adesso datemi il tempo un pochino di studiare
la macchina. Lasciatemi un commento nel video, fatemi sapere cosa ne pensate della Ortur Lasermaster 3 Pro e vi ricordo soprattutto di iscrivervi al canale e di mettere un like. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, ciao a tutti, alla prossima!